Ciao e benvenuto o benvenuta in questo tutorial che ha ad oggetto il seguente argomento, e cioè cosa succede quando. Cioè cosa succede quando l'utente interagisce con le funzionalità di questa web app, quali dati vede, quali anni di riferimento si trova di fronte rispetto ai valori degli indicatori di bilancio, rispetto ai dati del bilancio, rispetto ai dati che sono rappresentati nei grafici, che sono rappresentati negli ambienti di inserimento dati reali e simulati o anche nelle soglie configurabili. Quindi andiamo innanzitutto a reintrodurre il dataset, quindi tutto il nostro set di dati che abbiamo già utilizzato nelle lezioni precedenti, che prevede, lo ripeto, 6 anni di bilancio dal 2020 al 2025. Prima di procedere facciamo subito un'esclusione, cioè cosa succede quando io clicco qui su indicatori macroeconomici. Qui, come abbiamo già visto nella lezione di presentazione, vado a vedere cosa succede negli stati e quindi pescando questa parte dell'applicazione dal sito della Banca Mondiale ci dà un quadro di quello che succede negli stati del mondo per poi poter programmare la strategia aziendale. Ecco, questo è un ambiente, ora non lo apro nemmeno, ci sarà una lezione appositamente dedicata, che è completamente indipendente da tutto il resto, quindi dal sistema dei dati di bilancio, degli indicatori, dei confronti. Quindi quando clicco su indicatori macroeconomici vado in un ambiente completamente indipendente da tutto il resto. Ma ora ci interessa vedere essenzialmente cosa succede quando io vado a selezionare essenzialmente gli anni all'interno di questa web app. Come si presenta di default la web app quando io ho inserito il dataset? Vedi quanto è importante il set di dati, perché ci possiamo fare subito dei ragionamenti sopra e vedere come funziona veramente questa applicazione. E cosa succede quando? È un aspetto molto importante, perché io devo avere chiaro quello che ho davanti, devo avere chiaro che questi indicatori si riferiscono ad un determinato anno, che questi grafici sono la rappresentazione dell'andamento degli indicatori negli anni, e quindi devo avere presente cosa sto vedendo. Io poi, come ti farò vedere tra poco, ho configurato la programmazione di questa web app nel modo che io, in modo tale che quando mi muovo tra le varie schede io non trovi in una scheda il 2025, poi vado qui nella scheda confronti, trovo il 2024, poi vado nelle impostazioni e trovo il 2021, perché magari prima ho selezionato qui il 2021 e dall'altra parte ho selezionato il 2024. Io ho fatto in modo che, ora lo vediamo, che quando viene selezionato un anno in uno qualunque di questi sottoambienti, quell'anno viene settato anche negli altri, di modo che se poi io mi muovo trovo sempre i dati relativi a quell'anno. Quindi eravamo partiti dicendo che di default viene visualizzato l'anno 2025, quindi questi sono gli indicatori dell'anno 2025, anno KPI, quindi quando io qui vario l'anno mi variano i valori che si riferiscono ad un altro anno, in questo caso al 2024, e come hai visto è cambiato anche il colore, perché in questo anno per esempio il ROE, il current e il leverage sono di valore critico e quindi sono venuti di colore rosso. E avrai notato anche, non so se l'hai notato, altrimenti ora te lo faccio notare, che quando io ho selezionato qui un anno è cambiato anche il range date, perché all'inizio eravamo qui, quindi settati sul 2025 quando abbiamo aperto, quando abbiamo inserito il dataset, e qui avevamo come range date dal 2020 al 2025. Il range anni serve a popolare il grafico, quindi sia quello del trend sia quello ad istogramma, quindi dal 2020 al 2025. Quindi io ho fatto in modo che in qualunque ambiente e sottoscheda di questa web app io vada a selezionare un altro anno anziché il 2025, quell'anno compaia automaticamente come il range massimo di anno, e quindi mi va a fare il confronto
tra quell'anno e quello che c'era precedentemente nella casella di sinistra. Quindi ora se io vado giù nel grafico vedo i valori degli indicatori tra il 2020 e il 2023, quindi non più tra il 2020 e il 2025 come vedevo precedentemente. Ecco, vedi 2020, 21, 22, 23. Chiaramente qui relativamente ai valori degli indicatori, questi si riferiranno all'anno 2023. Quindi quando io qui ho selezionato l'anno KPI 2023, andiamo a vedere cosa è successo negli altri ambienti. Qui negli ambienti dei confronti, innanzitutto, qui è stato settato l'anno 2023 che mi va a fare il confronto con l'anno precedente. Quindi se io da quest'altra parte invece vado a selezionare il 2024, quando mi sposto di qua, trovo qui il 2024. Poi c'era il 2022, quindi mi va a fare un confronto tra il 2022 e il 2024. Poi sarò io a dire che lo voglio fare tra il 2023 e il 2024, però l'anno 2024 mi rimane settato perché l'ho scelto dall'altra parte. Così se io vado qui a scegliere il 2022, qui innanzitutto mi ha messo l'anno precedente e se torno da quest'altra parte, qui trovo il 2022 e qui trovo l'anno KPI 2022. Lo stesso per quanto riguarda le impostazioni, cioè dove vado a determinare le soglie configurabili del valore degli indicatori, quelle che io reputo come critiche da attenzionare o buone, che poi mi faranno emergere il valore rosso o meno, come abbiamo visto nella lezione di presentazione. Quando ho settato l'anno negli ambienti che abbiamo visto precedentemente, anche in dati reali e simulati, troverò il 2022 in questo caso e allo stesso modo se io vado qui e vado a settare sul 2021, io quando mi sposto poi in dati reali troverò il 2021, così come quando mi sposto in dati simulati troverò il 2021. Allo stesso modo posso cambiare i dati da qui, mettere il 2024, vado nella dashboard, troverò il 2024 come anno KPI, quindi tutti questi dati relativi al 2024 sul valore degli indicatori e anche qui l'anno, il punto massimo del range anni è stato settato sul 2024 e quindi se vado nei grafici troverò dal 2020 al 2024, quindi manca il 2025 perché l'ultimo anno appunto sul quale io ho settato la visualizzazione è il 2024. Ripeto ancora che tutti questi dati possono essere rimossi completamente, quelli del dataset con dataset remove, e che se io ho inserito anche dei dati miei oltre questi per fare ulteriori confronti, li posso rimuovere tutti se poi voglio utilizzare questa applicazione per veramente andare a vedere quali sono gli indicatori del mio bilancio aziendale. Posso cliccare sul reset e allora verranno completamente eliminati sia i dati del dataset sia quelli che io eventualmente abbia inserito manualmente. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!